Ciao a tutti amici di Solfatara News e benvenuti in un nuovo aggiornamento direttamente dal cuore pulsante e inquieto dei Campi Flegrei. Prima di iniziare vi chiediamo un piccolo ma importantissimo gesto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok e soprattutto condividete questo video. Per noi è fondamentale. Senza il vostro supporto non potremo continuare a mostrare ogni giorno, con immagini esclusive raccolte sul campo, quello che realmente accade sotto i nostri piedi, lontano dalle rassicurazioni ufficiali. Questa settimana, come sempre, abbiamo letto attentamente il bollettino dell'INGV. E ancora una volta, i dati confermano ciò che noi vediamo con i nostri occhi e documentiamo ogni giorno con i nostri droni. Il flusso di CO2 dalle fumarole è in aumento. In particolare, nell'area di Pisciarelli, una delle zone più attive e pericolose della caldera flegrea, la stazione FLXOV8 ha registrato un nuovo incremento del flusso di anidride carbonica dal suolo. Questo significa che i gas stanno aumentando, che il sistema idrotermale continua a pressurizzarsi, che l'energia sotto la superficie continua ad accumularsi. Non si tratta di una semplice variazione momentanea, ma di un segnale che si inserisce in un trend pluriennale in costante crescita. E non è tutto. Anche la temperatura delle fumarole sta salendo. Il sensore installato a soli 5 metri dalla bocca principale di Pisciarelli ha registrato una temperatura media di circa 94 gradi Celsius. Parliamo di un valore vicinissimo alla soglia di condensazione del fluido fumarolico. Significa che siamo a un passo dal punto critico, da un cambiamento di fase potenzialmente destabilizzante. Tutti questi segnali sono inequivocabili, eppure il bollettino settimanale continua a presentare questi dati con toni rassicuranti, quasi distaccati. Ma noi vi diciamo la verità. Da tempo, questi bollettini stanno diventando sempre più simili tra loro, quasi un copia e incolla settimanale, una narrazione ripetitiva che tende a minimizzare il reale pericolo. Il motivo è chiaro. Il bollettino è settimanale. E questo intervallo temporale troppo breve serve a spegnere l'attenzione, a disinnescare l'allarme. Ma se mettiamo a confronto questi dati con quelli di 1, 3 o 5 anni fa, la situazione appare in tutta la sua gravità. I valori di gas, temperatura, sismicità e sollevamento del suolo sono tutti in crescita costante. Siamo su una curva ascendente che nessuno ha il coraggio di mostrare con trasparenza. Eppure è lì, evidente, documentata. Nella settimana appena conclusa, dal 14 al 20 luglio, l'INGV ha registrato ben 66 terremoti nell'area dei Campi Flegrei. La magnitudo più alta è stata di 4.0. Non sono eventi isolati, sono parte di uno sciame sismico che va avanti da mesi, da anni, e che non accenna a fermarsi. E intanto il suolo continua a sollevarsi, con un ritmo attuale di 1,5 cm al mese. Dal 2005 a oggi il sollevamento totale supera abbondantemente il metro. È come se la Terra si stesse gonfiando, caricando energia, e ogni centimetro in più è un passo verso l'ignoto. A tutto questo si aggiunge un cambiamento importante ai vertici dell'osservatorio vesuviano. Mauro Di Vito, il direttore uscente, è andato in pensione. Al suo posto è stata nominata Lucia Pappalardo, vulcanologa di grande esperienza, una figura molto competente nel suo campo, con una carriera dedicata allo studio dei processi magmatici e dei fenomeni estremi. In una recente intervista, la nuova direttrice ha dichiarato che si prevede una sismicità simile a quella registrata negli ultimi anni. Ma è proprio questa frase a farci riflettere, perché è proprio la sismicità degli ultimi anni a rappresentare il vero allarme. Stiamo vivendo una fase eccezionale, mai registrata negli ultimi decenni, con questa intensità e continuità. Normalizzare l'anomalia è pericoloso, perché così si anestetizza la percezione del rischio e se la popolazione si abitua all'idea che tutto è normale, che va tutto bene, sarà completamente impreparata quando le cose cambieranno davvero. E mentre i dati peggiorano e i vertici cambiano, ci chiediamo: cosa viene fatto realmente per la sicurezza dei cittadini? La risposta, purtroppo, è sconfortante. Nulla. Non esiste un piano di evacuazione aggiornato. Non esistono simulazioni. Non esistono protocolli chiari comunicati alla popolazione. Tutto resta fermo. Lo denunciano da anni esperti come Giuseppe Mastro Lorenzo, uno dei pochi scienziati che ha avuto il coraggio di parlare chiaro. E lo ha fatto a più riprese, inascoltato. E il Parlamento?
Nei giorni scorsi è arrivata la conferma più preoccupante. La situazione dei Campi Flegrei, per ora, non prevede alcun intervento specifico. In pratica si aspetta, si osserva, si lascia evolvere. Ma come si può lasciare evolvere una bomba a orologeria? Il problema è che qui l'orologio è rotto. Nessuno sa dire quando scatterà, ma tutti sanno che la tensione continua a salire. Noi di Solfatara News non ci stiamo. Continuiamo ogni giorno a documentare ciò che accade con le nostre immagini, i nostri droni, la nostra voce. Mostriamo le fumarole, le fratture, il degassamento in tempo reale. Non facciamo bollettini per calmare gli animi, facciamo informazione per salvare vite. Ma abbiamo bisogno anche di voi. Per continuare questa missione indipendente, per far emergere la verità, abbiamo bisogno che vi iscriviate al nostro canale, che seguiate le nostre pagine social e che soprattutto condividiate questi contenuti. Perché solo un'opinione pubblica consapevole può pretendere trasparenza e sicurezza. Il futuro dei Campi Flegrei non può essere affidato al silenzio e all'attesa. Deve essere costruito con responsabilità, conoscenza e azione. E fino a quando questo non accadrà, noi continueremo a raccontare tutto, ogni giorno, senza tabù, senza filtri, senza paura. Qui la terra respira, ma respira sempre più forte. E se non impariamo ad ascoltarla, sarà lei a farsi sentire, a modo suo. Un saluto da Solfatara News. Restate con noi, restate svegli.